riuscita a finire tutto il lavoro! Auguri. Domani mi sposo! Complimenti. Attenzione, attenzione! Quanti di voi usano le parole auguri, congratulazioni, felicitazioni e complimenti come se fossero sinonimi? Dopotutto sembrano avere lo stesso significato, no? Eppure vi garantisco che non è così. Quindi se volete imparare ad utilizzare come si deve queste 4 parole, restate con me. Allora partiamo subito dalla prima parola, probabilmente la più nota, auguri. Questa parola va detta a una festa personale ricorrente come il compleanno o l'onomastico o un anniversario, solo ai diretti interessati, i festeggiati. Una festa collettiva, Natale o Pasqua o Capodanno, a tutti i presenti indistintamente. Una festa non personale come San Valentino o la festa della mamma o ancora la festa del papà, a chi rispetta le caratteristiche dell'evento celebrato. Devo fare però una piccola precisazione perché dovete sapere che in tutti questi casi è anche possibile utilizzare un altro modo per fare gli auguri, vale a dire buon, buona, buone più il nome della festa. Quindi per esempio buon compleanno, buon onomastico, buon anniversario, buon Natale, buona Pasqua, buone palme, buon anno nuovo, buone feste, buon San Valentino, buona festa della mamma, buona festa del papà e così via. Ma come bisogna rispondere in questi casi? Abbiamo 2 possibilità: grazie e altrettanto. Ma fate attenzione perché la scelta tra queste 2 opzioni non è casuale. Se si tratta di una festa personale, il festeggiato risponde grazie perché la festa è solo per lui e quindi deve semplicemente ringraziare per gli auguri ricevuti. Se la festa invece è collettiva, bisognerà rispondere con altrettanto, che significa anche a te e lo si usa per ricambiare gli auguri. Ah, a proposito di auguri c'è un'ultima cosa che dovete sapere. Vi ricordate all'inizio del video la faccia che ho fatto quando Rocco mi ha risposto auguri dopo che io gli avevo detto che avevo finito tutto il lavoro? Perché ho fatto quella brutta faccia se auguri è una parola positiva? Beh, perché per quanto il suo significato sia generalmente bello, auguri può anche assumere una sfumatura ironica e sarcastica soprattutto in contesti informali. Infatti, se una persona ci dice qualcosa di cui va fiera, ma che per noi non è importante oppure vogliamo intenzionalmente sminuirla, possiamo rispondere con auguri in senso sarcastico, in senso ironico, come per dire sì, ok, ma non mi importa, oppure wow, ma che me ne frega. Bene, passiamo ora a congratulazioni. Questa parola si dice a una festa personale non ricorrente come il matrimonio o la nascita di un figlio, solo ai diretti interessati. Tuttavia, tenete bene a mente che se la festa personale non ricorrente non è ancora avvenuta, useremo auguri e non congratulazioni. Provo a spiegarmi meglio. Se un vostro amico di vecchia data vi dice che si sposerà tra un mese, potreste dirgli auguri, che sarebbe come dirgli spero che il tuo matrimonio vada bene. Stessa cosa se notate che la vostra amica è incinta e quindi partorirà nel futuro, ma non è ancora successo. Congratulazioni invece andrebbe usato, come dicevo, quando l'evento è già accaduto. Per esempio, se una persona si è appena sposata o ha appena avuto un figlio. Tranquilli però, anche gli italiani confondono spesso queste esclamazioni e le usano come se fossero sinonimi. Ora però sapete qual è la differenza, quindi niente scuse, usatele bene.
Ah, ma quasi dimenticavo! Congratulazioni è anche utilizzato quando vogliamo mostrare in maniera calorosa il nostro compiacimento, la nostra soddisfazione, la nostra gioia a qualcuno che ha raggiunto un grande obiettivo o ha ottenuto un risultato veramente importante grazie alle proprie capacità e abilità. Per esempio, se una persona vi dice che ha appena ottenuto una promozione a lavoro o ha vinto un premio prestigioso o ancora si è laureata, la cosa perfetta da dire è congratulazioni. Un'alternativa veramente molto formale a auguri e congratulazioni è felicitazioni. Questa parola si può utilizzare in tutti i casi che abbiamo visto finora, ma usatela con moderazione. Come dicevo, non è molto comune e potrebbe suonare un po' strana in alcuni contesti informali. Per capirci, pochi, nessuno, direbbero felicitazioni a San Valentino o a un compleanno. Infine abbiamo complimenti. Questa esclamazione si usa per mostrare la nostra ammirazione a qualcuno per un qualsiasi motivo. Per esempio, se vostro figlio completa un puzzle da 1000 pezzi, potete dirgli complimenti. Oppure, se vostra sorella ha appena finito di dipingere un quadro bellissimo, potete dirle complimenti. O ancora, se la vostra mamma ha cucinato una carbonara veramente al bacio, potete dirle complimenti. Buongiorno. Giorno. Potrebbe farmi il pieno, per favore? Certo. Diesel o benzina? Le dispiacerebbe anche dare una pulita al parabrezza? Certo, con piacere. Il parabrezza è la lastra in plastica o vetro trasparente che protegge frontalmente il pilota e i passeggeri di un veicolo. Oh no, la macchina non parte più. Come mai? Non lo so, funzionava benissimo fino a pochissimo tempo fa. Non so cosa... Se questo video ti sta piacendo, allora siamo sicuri che amerai il nostro corso Italiano in contesto. Usando il codice coupon auguri otterrai accesso illimitato all'intero corso Italiano in contesto per soli 69 euro. Non perdere l'occasione di studiare con Italiano in contesto. Il link per iscriverti è nella descrizione. La parola complimenti però, come sostantivo, indica anche l'insieme di parole, di gesti, di atteggiamenti che esprimono apprezzamento, ammirazione o riverenza nei confronti di qualcuno. Si fanno i complimenti a qualcuno per il suo aspetto fisico o il suo carattere, ma anche con l'intento di sedurre, conquistare, affascinare. Quindi, se questo è l'obiettivo, bisogna cercare di essere fantasiosi. Insomma, vi sto dicendo di non utilizzare semplicemente la parola complimenti per fare i complimenti a qualcuno. Creatività, questa cosa richiede creatività. Per darvi un piccolo aiuto, ho realizzato un video dedicato proprio a tutti i modi più originali, divertenti, creativi per fare i complimenti a qualcuno. Potete utilizzare formule come ti vedo in ottima forma o ti trovo bene, sei in forma, stai proprio bene. Come sempre trovate il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. Prima che ve ne andiate però, mi piacerebbe sapere nei commenti qui sotto se queste parole esistono nelle vostre lingue e come si traducono. Scrivetemelo, sono veramente molto curiosa. Se volete potete anche scrivermi un messaggio su Instagram, Facebook e Twitter. Mi trovate come Lernamo o cliccando direttamente nei link che sono in descrizione. Ci vedremo prestissimo in un nuovo video.
Ciao!